Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Quello che vedremo oggi è qualche chicca in più relativa a Midjourney. Voglio darvi qualche suggerimento in più per poter migliorare eventualmente i vostri elaborati. Prima però di iniziare, come sempre, vi invito a mettere un mi piace se il video vi è stato utile, condividerlo con altri a cui queste informazioni potrebbero essere utili e nello stesso tempo queste sono delle piccole azioni che se fatte aiutano me a aumentare la visibilità del mio canale e poter raggiungere sempre più persone, anche perché vedendo che c'è interesse poi anch'io ovviamente posso elaborare più video, dedicarmi maggiormente anche alla crescita del canale, inserendo sempre tutorial gratuiti e che possono interessarvi. Quindi detto ciò, entriamo nel merito del training di oggi. Allora, prima di iniziare a elaborare, quello che vorrei farvi vedere è fare dei settaggi che normalmente non sono di default in Midjourney, ma che comunque tendono a migliorare le vostre immagini. Quindi andate, allora, se non vedete a destra questa area membri, andate qui e cliccate dove ci sono gli omini. Dobbiamo cercare Midjourney Bot, proprio questo, ok? Quello che dovete andare a cliccare è Settings, poi andate qui e cliccate Enter. Allora, quello che non vi dà di default normalmente è la versione 4 di Midjourney, che ritengo abbia delle immagini con una qualità migliore, quindi scegliete questo, e Remix Mode. Poi andiamo a generare la nostra immagine una volta che abbiamo settato il tutto e prendiamo Image. E io copierò dei prompt che ho utilizzato per fare più in fretta e nei video precedenti, nello specifico di ChatGPT unito a Canva. Utilizzo gli stessi prompt anche qui. Allora, io ho ripetuto per il prompt e per avere qualcosa in più dobbiamo aggiungere qualche elemento. Se noi aggiungiamo questo, due trattini, AR, noi vogliamo indicare le proporzioni. Allora, le proporzioni di default sono 1 a 1, cioè un quadrato. Possiamo avere la proporzione 3 a 2 o 2 a 3. 3 a 2 è un po' più larga rispetto a quello del quadrato, mentre la 2 a 3 è portaritratto più alto rispetto che largo. Quindi magari io posso dire do la proporzione 3 a 2, ok, e l'invio, che intanto, come vi ricordo, passeranno altre, intanto che lavora la vostra vi passeranno davanti altre immagini, perché ovviamente nello stesso momento tantissime persone ci stanno lavorando. Poi dipende un po' dagli orari anche, perché comunque quando mezzo mondo è sveglio quindi c'è una produzione maggiore. Quindi poi si va in basso. Nel caso per fare più in fretta potete anche vedere da messaggi ricevuti, cliccate qui ed eccola, vedete, ve la sta ancora elaborando perché siamo al 62%, però poi al limite la trovate qui. Allora intanto lasciamo elaborare, andiamo eventualmente a cercarlo sotto. Eccola qui, come vedete c'è questa parte arancio e vedete che da qui in buona sostanza il vostro lo riconoscete da qui. Bene, una volta che abbiamo ottenuto queste 4 immagini, allora vi ricordo alcune cose che abbiamo già visto nel video precedente. Vi ricordo anche che potete generare 25 progetti se avete un account free. Il discorso cambia per gli account poi a pagamento. Per i piani di pagamento vi ho fatto vedere nei video precedenti, eccetera, vi rimando a quello. Quindi
Qui avete gli upscale, cioè per migliorare eventualmente le vostre immagini, l'immagine 1, la 2, la 3 e la 4, e poi potete rielaborare. Nella rielaborazione, adesso sono già andata a prenderla per fare più in fretta. Ecco, questa è la rielaborazione generale, diciamo che non mi piace per niente, comunque, vabbè, adesso questi sono dei test di prova, diciamo che per raggiungere poi l'immagine perfetta ci vogliono anche varie prove, perché sulla base dei prompt, insomma, non è, ne vanno fatte un po' prima di magari ottenere dei risultati ottimali. Queste non mi piacciono tanto perché voglio rifare una rielaborazione e vediamo che cosa mi ritorna. Andando qui in alto nei messaggi ricevuti, quindi si fa più in fretta e la vado a ripigliare da qua. Ok, io in questo modo le ho fatte rielaborare tutte e 4, mi ha restituito queste nuove immagini. Eventualmente, se volete migliorare semplicemente o avere una rielaborazione, scusate, una scale di una sola delle immagini, non dovete fare che altro che cliccare sull'1, sul 2, sul 3 o sul 4 a seconda di quella che decidete vogliate modificare o migliorare. Poi ci sono i V1, V2, V3, V4, questo sotto praticamente il remix prompt, cioè poniamo che io voglio, mi piace questa l'immagine di questa donna, voglio però cambiare lo sfondo, clicco su V3, così, in questo caso praticamente vedete gli diamo un new prompt per l'immagine 3. Quindi io voglio che comunque non abbia un background con gli elementi geometrici, posso togliere e mettere per esempio che abbia un colore diverso o comunque non so, un colore verde, per dire. Posso mettere green background e che sia un gradiente, posso mettere green gradient background. Poi posso anche indicare magari qui, dopo che ho finito la descrizione, prima dello sfondo, non so, vestito bianco. Ok, quindi poi lancio, invio e vediamo che cosa mi restituisce poi, che immagine mi restituisce. Come sempre, per fare più in fretta, poi al limite andate nei messaggi ricevuti senza dover scrollare sotto, ecco, per andare a cercare la elaborazione. Ok, questo è quello che mi ha rielaborato, speriamo che mi vada bene così, che abbia recepito tutto quello che io in realtà volevo trasmettere e quindi l'immagine che io esattamente volevo realizzare. E adesso vi faccio vedere qualche altro passaggio. Bene, quello che voglio farvi vedere ora invece è un'altra tips, un altro suggerimento. Allora, io ho inserito qui un altro prompt, sempre per un'immagine di donna degli anni 20, ho dato degli altri input, però io voglio che si ispiri comunque all'immagine precedente che ho realizzato in precedenza. Voglio in buona sostanza che riprenda lo stesso stile. Allora cosa faccio? Qui metto sempre le due lineette AR e faccio sempre, ne metto non so 2 a 3, ok? Poi cosa faccio? Vado a recuperare, la prendo da qui, andate qui messaggi ricevuti così almeno li avete tutti, ok? E questa qui. Allora, se fate vai, vi riporta sull'immagine. A questo punto cosa dovete fare? Andate dove c'è questa faccina, cliccate qui, prendete l'envelope, la busta, se non lo trovate, se non l'avete qui dentro in Midjourney, cercatela da qui, dalla barra di ricerca dove c'è la rotellina. Allora cliccando mi ha mandato un messaggio, lo trovate qui sopra dove c'è sempre la barca, ok? Questo è il SID, questo codice mi permetterà di realizzare un'immagine con uno stile similare a questa. Quindi proviamo, vediamo, quindi lo copio, mettiamo sempre 2 trattini, SID e mettiamo il numero che abbiamo copiato, ok?
e lanciamo invio e inizia la nostra elaborazione. In questo modo, vedete, ha elaborato questa immagine. Adesso mi è già partita, comunque andate qui a messaggi ricevuti, eccola qua, se volete vederla ingrandita. Io ho voluto ricrearla così, con uno stile similare a quello utilizzato per l'altra immagine. Quindi con il seed, col codice seed, date uno stile similare a un'immagine che avete precedentemente realizzato. Per quanto riguarda il seed, volevo farvi vedere un'altra cosa, perché se lo cercate per degli elaborati vecchi, per recuperarlo dovete fare così. Allora andate in Midjourney sempre, andate in Community Showcase, così, ok? Andate qua sotto in Sign In, ok? Fate Sign In with Discord, entrate così, poi fate l'autorizzazione, rientrate di nuovo, ok, e siete nella home di Midjourney. Qui ci sono, come vedete, tutti gli elaborati. Allora, poniamo che io adesso devo recuperarmi il seed di questo. Come dobbiamo fare? Dovete cliccare qui dove ci sono i tre puntini, ok, o copy job ID, questo qua. Ok, copiate, quindi poi tornate di qua e fate slash show, ok, slash show job ID, e lo incollate. A questo punto cliccate enter e vedete lui vi rielaborerà il tutto. Andate qui dove c'è aggiungi una reazione e vi trovate la busta e fate lo stesso lavoro di prima. Poi lista dei comandi. Dunque, per trovare questo dovete andare in docs.midjourney.com/docs poi anche nei parametri ho visto che la versione 4 di Midjourney ha aumentato gli aspect ratios, questi qua. Andando sotto, in ogni caso vedete tutti gli aspetti che è possibile realizzare, tutti i rapporti. Oltretutto, se andate qua avete varie informazioni in questa sezione qui, perché comunque vedete anche sotto vi dice, come vi dicevo, l'immagine di default è 1:1, poi vi spiega tutti gli altri rapporti, a cosa si riferiscono, a che dimensioni si riferiscono e che cosa sono adatti. Però se andiamo nella lista dei parametri e scrolliamo sotto, dovremmo trovare allora dove l'ho vista, eccola qua, questa griglia. Comunque in questa griglia appunto ci sono tutti i parametri e i modelli che si possono realizzare nelle varie versioni. E anche nella versione 4, che ritengo che qualitativamente, ripeto, per me le immagini sono migliori. Quindi adesso in questa griglia appunto potete vedere tutto quello che è possibile anche per la versione 4 eventualmente. Allora, di default lo stile è posizionato sul 4B, è comunque possibile posizionarlo sul 4A, quindi applicare una modifica. Per esempio, se noi andiamo adesso nella versione, qui sotto vedete quello di cui vi stavo parlando, lo stile 4A e 4B. Vi mostra le differenze. Sotto avete i prompt suggeriti e la differenza tra lo stile 4A e lo stile 4B. Nel momento in cui viene inserito dovete sempre fare le due lineette style 4A o style 4B. Lo stesso vi fa vedere sotto, per questo il mare con i pesci, vedete la differenza, quindi sta poi a voi scegliere a secondo di quello che volete realizzare. Poi adesso nella versione 4 è stato introdotto un altro aspect ratios che è 16:9. Allora torniamo di qua nelle nostre immagini, ok, allora qui ho già realizzato un prompt
Landscape Watercolor, i 2 trattini con la nuova dimensione prevista. Questa prima non era prevista nella versione 4, ora invece lo è e può essere realizzata tranquillamente anche per fare uno sfondo per il proprio desktop. Ok, lancio, ok, invece di andare sotto vado qui direttamente e vedo, adesso è al 31%, me lo sta realizzando, lasciamo che elabori. Perfetto, eccolo qua che l'ha elaborato. Poi come sempre, se non sono convinta, vado all'immagine e poi la faccio rielaborare, faccio gli upscale, cioè posso lavorarci, ecco. Ok, poi volevo farvi vedere un'altra cosa, torniamo sempre nel Midjourney Model e andiamo in Advanced Prompts, questo qui, Multi Prompts, questo. Allora, come vedete qui vi dà degli esempi. Allora, si parla, se mettete la parola hot dog, qui vi darà il panino col Wurster. Se vogliamo indicare invece un cane, cioè dare questo prompt con hot sempre, però riferito a un cane e non a una pietanza, allora dobbiamo dare i 2 punti e la parola hot, 2 punti ripetuto, spazio dog. Poi un altro esempio sotto, per esempio cupcake illustration, in questo caso vi dà un cupcake, il dolce. Se fate cup 2 volte i 2 punti spazio cake spazio illustration, a questo punto vi dà una tazza con dentro una torta. Vedete come dai prompt si può cambia nettamente l'immagine. E questo sono i multi prompt. Qui vi fa vedere ulteriormente ancora se si danno i 4 puntini, praticamente 2 punti e ancora 2 punti dopo la parola cake. Io vi invito comunque a guardarle queste cose, ad analizzarle, a dare un'occhiata, perché vi sono molti suggerimenti su come può essere utilizzato al meglio Midjourney. Perché come vedete poi anche da qua i risultati dell'immagine sono nettamente diversi, proprio hanno un senso completamente diverso. Perfetto, io per il momento mi fermo qui, vi ho dato qualche altro suggerimento e spero di essere stata abbastanza chiara nelle spiegazioni, perché molto spesso magari è difficile riuscire a trasmettere agli altri, insegnare agli altri, magari tante volte si dà per scontato le cose, però spero anche che questo video possa esservi stato utile per migliorare le vostre skill in Midjourney. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qua, come sempre vi chiedo un mi piace se il video vi è stato utile e di condividerlo con altre persone. Sono, ripeto, piccoli gesti che a voi non costano nulla, ma a me servono per far crescere il canale. Sotto al video poi trovate tutti i link che vi possono essere utili. Ciao, alla prossima!